Buongiorno, oggi lunedì 22 febbraio, oggi è un giorno importantissimo perché oggi facciamo la sintesi del lavoro di un anno, mettiamo in bottiglia il nostro nettare, mettiamo in bottiglia il lavoro di un anno. Prima tranche di imbottigliamento, imbottiglieremo oggi il Trebbiano d'Abruzzo 2020, la Passerina Controguerra 2020 e la DOCG Pregio Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane tipologia riserva del 2017. Stiamo preparando per poter mettere in bottiglia, come vedete l'impianto è già arrivato, stiamo predisponendo tutto, stiamo facendo adesso la sterilizzazione degli impianti per garantire proprio la massima tranquillità al vino che poi darò a andare in bottiglia, per evitare fermentazioni secondarie, per evitare problemi in bottiglia. Ambra, se ti avvicini ti faccio vedere un attimo. Il vino arriverà attraverso un tubo dall'interno della cantina, passerà 3 filtri di diversa grandezza, partiamo dai 3 micron, 1 micro, 0,45 micron, proprio perché i bianchi vogliamo essere sicuri di evitare fermentazione secondaria, quindi faremo una filtrazione molto stretta, la classica filtrazione sterile. Stiamo procedendo alla sterilizzazione degli impianti, come potete vedere, se mi segui Ambra, puoi vedere tutto il vapore. Sterilizzazione che viene fatta attraverso l'uso del vapore, proprio perché il vapore è una pratica antica che permette proprio di ammazzare tutti quelli che sono i batteri che possono andare a dar fastidio. Ti avvicini ancora qua. Il vino faceva tutto il giro, arriva poi in questa riempitrice dove verranno messe le bottiglie che verranno riempite. Vedete il vapore come fa tutto il giro fino ad arrivare proprio nella riempitrice, anch'essa sterilizzata, per poi proseguire il suo cammino nella tappatrice, etichettatrice e poi incartonatura. Ci vediamo più tardi, appena iniziamo a imbottigliare vi faccio vedere un momentino come funziona. Ciao amici, a più tardi. Amici, come vi avevo promesso, ci saremmo sentiti un po' più tardi, siamo in fase di imbottigliamento. Abbiamo già imbottigliato il Trebbiano d'Abruzzo annata 2020, abbiamo già imbottigliato la Passerina Controguerra annata 2020. Finiamo oggi questa prima tranche di imbottigliamento con un bel Montepulciano d'Abruzzo riserva di OCG Colline Teramane. Come ho fatto vedere prima, siamo nella parte retro dell'impianto di imbottigliamento, nella parte dei filtri. Rispetto ai bianchi adesso la filtrazione è molto più larga, filtriamo con un 3 micron, perché il rosso, essendo un vino microbiologicamente stabile, non necessita di una filtrazione troppo stretta, anche perché è una riserva, è un 2017, ha fatto 3 anni di botti di legno, vogliamo mantenere il più possibile intatte le qualità di questo vino, quindi vogliamo evitare una filtrazione troppo stretta che può sciupare, che può impoverire il vino. Settore dei filtri, il vino arriva, entra in questa primo housing, 3 micron, esce e va nella riempitrice. Come potete vedere gli altri housing sono tutti chiusi proprio per evitare filtrazioni più strette. 3 micron, seguiamo il percorso. Da questa parte Valentino mette le bottiglie vuote. Stamattina vi ho fatto vedere un attimo la sterilizzazione. Le bottiglie vengono messe da questa parte. Arriviamo nella parte più delicata. Lavaggio delle bottiglie, insufflazione di gas inerte come azoto, riempitrice fatta da 16 becchi, quindi abbastanza grande, tappatura, in questo caso siamo un sughero naturale monopezzo di dimensioni 26x49, non andiamo col sintetico. Sul rosso vogliamo che sia il sughero naturale monopezzo, perché abbiamo bisogno di evoluzione. Seguiamo il percorso delle bottiglie, tappatura. Qua mettiamo la capsula, una capsula termoretraibile che attraverso un fornetto caldo viene fatto diventare aderente al collo della bottiglia. Vedete come entra largo e come esce bello aderente e stretto. Seguiamo ancora. Arriviamo nella parte dove ci sono le 2 stazioni di imbottigliamento, di etichettatura. 2 stazioni perché mettiamo in momenti separati la parte davanti dell'etichetta, la fronte, e poi da quest'altra parte la retro. La bottiglia entra, si
senza etichetta esce da questa parte etichettata. Andro, fai vedere il percorso. Eccola qua. Questo vino lo metteremo adesso in cestoni perché daremo tempo al tappo di ritornare, di riprendere il suo volume, di allargarsi, e fra una decina di giorni le coricheremo e poi faremo fare un lungo riposo di almeno di un anno prima di essere venduto. Amici, stiamo imbottigliando il vino più importante, il principe di questa cantina, la DOCG Colline della Mane 2017. Lo berremo non prima di un anno, non prima, forse anche più. Vi posso assicurare che il 2017 è stata una delle più belle annate, quindi veramente le attese sono molto alte su questo vino. Ciao amici, ci vediamo presto.